Oggi giocheremo a Vampyr come al solito, ci incazzeremo come al solito, No, aspetta, scusami, che stagione è? Non l'ho vista tutta, se no. prenderemo per il culo Joy, ci incazzeremo con lui perché sicuramente dirà qualche altra minchiata come chi d'altronde ormai è No, mi scusi, routine. vorrei sapere la stagione. Stagione dell'episodio, me la può dire? Non mi ricordo, devo andare a vedere dopo su YouTube. E niente, benvenuti in questa nostra nuova puntata di Vampyr, in cui insulteremo Joy, ci incazzeremo, ci prenderemo infarti. E benvenuti in questo mio nuovo canale. Se non mi seguite siete delle merde, cagate. Cominciamo. Che ore? Ma caca, Varage è pieno di cose che dicono le parolacce, sia inglesi, sia americani, sia italiani, che sparano parolacce a gogo e sono i più famosi. Il mio Tipo quello che dice sono incredibile! Tipo quello schizzato là. Credi che il mio compagno di classe ha detto che l'inghilterriano è una lingua? Cosa? Ar? Il mio compagno di classe Eh, ha detto che l'inghilterriano è una lingua, volevo farlo ingoiare questo. certo. E il mongolese pure, lo parla lui. Appunto. Quello lo parlo lui. Dovrei passarmi il siltapil sulle braccia, ma non c'ho voglia. Ti vomito in bocca. Scienza senza coscienza. Wow. Dove sono in questo preciso istante? Oddio. Ah, 34 metri, pensavo di essere più lontana. Ah, già, adesso devo cercare quello. Arianna, scusa, ma che diavolo stai facendo? Gatto, guarda. Look at this. Bello? Sì, bello. Deve Ma finire soltanto. che cosa devi fare per la pace? Sì. Puoi anche stampare delle immagini da internet e attaccarle, eh? No, io preferisco fare. No, vabbè, ha detto che si deve fare tutto quanto a mano. Ah, Io vabbè ok. sono bravo a fare le cose a mano. Tipo questo qua ovviamente ha detto nessuno mi può dare una mano. Le mani me le devo fare disegnare a Francesco e faccio schifo a disegnare. Wow. Allora, avevo visto... Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Yeah, spacca tutto, minchia. Ah, una cassa. Dai, cazzo. Devo andare giù adesso. Sì, perché è giù. Ma come caca? Ci arriviamo. Giù? Da qua? No, da qua si esce. Che testo di cazzo. Adesso ci impiega 2 secondi e mezzo a caricare. E io invecchio. Cosa? Perché non c'è tuo padre a casa? No, mio Dio. Senti, finché non arriva... Allora, comincia a vedere domani quanto ti entra. Dai, madonna mia. Non sono immortale, non ho così tanto tempo da sprecare per un caricamento. Ah, pensavo si fosse bloccato. Io, sai cosa mi devo... So quale sarà uno dei miei prossimi acquisti? Anzi, due dei miei prossimi acquisti. Allora, uno sarà una striscia LED che ho visto su AliExpress, non so se c'è anche da qualche altra parte, magari così mi arriva prima a me che su Amazon, però su Amazon sicuramente costerà un occhio. È una striscia LED che non è come quella là che vi ho fatto vedere a te e mia madre, è molto più spessa. Ecco, quella là vorrei comprarla per metterla... è una striscia... Sì, una striscia unica e poi anche ovviamente scegliere il colore della luce che vuoi tu e va in corrente, perché io le cose a batterie le schifo, le odio, le odio le cose che vanno a batterie, perché le batterie costano, inquinano e poi una volta che si sono scaricate va a fare in culo e devi comprare altre. E poi una rottura dei coglioni, perché? Perché si mangia veramente queste cose tipo questi LED, perché tu ovviamente se li compri è perché li vuoi tenere accesi.
E ovviamente tu tenendoli accesi ovviamente fai fuori batterie. Batterie su montagne di batterie. Io vorrei poterle tenere accese sempre senza che si mangi le batterie. Quindi per forza devo comprarle che vanno in corrente. Perché a me piacerebbe ovviamente, uno dice, cazzo, mi compro le cose ovviamente per tenerle accese, non è che le devo tenere spente, sennò non si vede. E vorrei metterle vicino alla PlayStation, insomma, per sai, fare un po' un'atmosfera un po' più... Cioè, già il no, non creepy, più... A me piacciono molto le cose a neon, le cose alla luce neon, tutte queste cazzatine qua, mi piace molto. Sì, non so neanche come si chiami bene, però insomma mi piacciono queste cose futuristiche, un po' futuristiche, mi piacciono sia le cose futuristiche che le cose vecchie, quindi sono un po' una psicopatica, mi piacciono un po'... Poi dipende, perché tipo i mobili mi piacciono, mi piace lo stile moderno, l'arredamento in stile moderno mi piace tanto. Eh, poi... ad esempio il modo un po' di vestire non mi piace lo stile moderno, lì mi piace lo stile un po' più vecchio, ma ovviamente non troppo. Cioè dipende, diciamo. Mi piace questa cosa un po' futuristica, con tutte le cose, le luci neon, le luci che spiccano. Le luci a neon, le cose color evidenziatore, mi piacciono veramente tanto. La porta è stata sbloccata. Adesso. Ah, ciccione stronzi. Ok, quella porta è bloccata. Oh, eccolo. E dai, mi serve un po' del tuo sangue. I cannot enter. È ancora bloccata, madonna che coglione. Indaga sul rapimento di Swansea. It's locked, all right. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Sì, vabbè, al limite lo rileggiamo dalla lettera. Ecco, chiave del seminterrato del teatro. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Madonna mia, come un sacco di merda è caduto. Easy. Save your strength. I'm getting you out. Mi rendo conto dopo. Non puoi sparire e ricomparire da un'altra parte e te lo porti con te, no? Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis. Oh shit, so già quello che devo fare. Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him. Fammi vedere, Ar. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. Cosa? The most intriguing part of his accusation was that Fammi you vedere. and I were the pawns of some Oh, bello, ancient bellissimo lo sfondo, brava. William Adesso devi Marshall. scrivere. No, devo aspettare che si Yes, asciuga. Ah, già. They tortured me to make me confess the same nonsense.
I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Ah, mio Dio. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter at my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that... La riga? Ah. came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. Aspetta. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss.
All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! No, caricamento in corso. No! Ah. Cosa? Perché indizio non è riuscito? Indizio perduto perché? Perché deve ucciderlo? Ora deve uscire. È un cazzo di labirinto. Ok. Ho la luce accesa, non vedo un cazzo perché Ariana non poteva spegnermela. Ammazza in salute. Aspetta, spengo io perché sennò non vedo un cazzo. Aia merda.
Mi sono praticamente sbattuta le cuffie in faccia. Cazzo, se sono buone le caramelle dell'Haribo. No, gli orsetti. Gli orsetti colorati. Cazzo. Cioè si sente proprio la differenza tra quelli dell'Haribo e quelli di sottomarca. C'è poco da fare. E chi è che mi rompe il cazzo? Non mi rompe il cazzo. Allora, 107, So Harriet 107. Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Where's it gone? Oh my god! Allora, 1, 2, 3. Over there! Oddio. Burn it! Ah, ecco qua. Non ne vado fiera, ma purtroppo per me cioè, ci sono diversi tipi di caramelle che sono veramente una droga per me. Sono una drogata di merda. No, che dolce. Venditori ambulanti di merda. Sì. Come usate? Ho detto che non voglio comprare le vostre aspirapolveri, dici. Come cazzo ti permetti? Quella non è casa tua. Dai, 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 dai! Ah, dammi il tuo sangue di merda. Secondo me a questa qua... No! Si è verificato un errore! Ah! Si è verificato un errore nella seguente applicazione. Vampyr, verifica lo stato dell'errore in corso. 0%. Questo gioco
La pecca di questo gioco è che ci impiega 2 anni a caricarsi e ogni 3-4 ti dà